Ciao ragazzi, oggi siamo qui con Fabrizio di M3D Racing che vi presentiamo, anche se è uscito da un po', l'ultima versione non è che è uscito, che è da un po' che lo provo. È da un po' che lo prova perché bisognava tirarlo fuori fatto bene. Fa cagare, esatto. Quando bisogna tirare fuori una cosa, bisogna tirarla fuori fatta bene. E quindi questo è il nuovo XXX Cube 3X perché è come i migliori porno. Più X ci sono, più legna fa, giusto. YouTube, YouPorn insegnano. Esatto, no, YouPorn. E allora adesso ve li facciamo vedere un po' da vicino, dopo li vedete anche in action. È la versione definitiva. Versione un po' furbetta vorrei aggiungere. Perché visti i nuovi regolamenti hanno imposto delle misure di link minime obbligatorie. Quindi adesso ve li facciamo vedere un po' da vicino. Vi parlavo dei link perché hanno messo 9 cm di link minimo obbligatorio e quindi cosa succede? Che noi pensiamo sia stato fatto anche per non spostare tutto il peso in avanti, però noi con questo bel barbatrucco, quindi link lungo attaccato più in dentro, abbiamo una macchina che è gran spazio di scavalcata e il bello è che tutti dicono un po' indietro, un po' in mezzo. Qui il bello è che quando finisce la gomma da 120 siamo già a salire, quindi quando si scavalca la macchina scavalca realmente e non ci sono impuntamenti perché lo spigolo del telaio è qua coperto dalla gomma. Ok, Faccio vedere. poi non è una soluzione unica, nel senso che loro che hanno ponti Rhino usano questo sistema qui perché non si poteva fare in altro modo. Io che uso un ponte diverso, Classico Capra, ho il link esterno in carbonio, sempre da 90. anche questa cosina nuova dei link in carbonio. Sì, adesso sembra che questa funzioni bene. questa qui è ancora più prototipo perché i link ce li ha sia sopra che sotto che davanti. L'unico che è rimasto è questo sopra superiore, che l'ho fatto con la barra filettata perché sinceramente è più facile farlo, ecco. Facciamo vedere un dettaglio, che il link in carbonio ha il buco grande con una boccola in materiale gommoso stampato e dentro c'è la classica pallina in acciaio dei link classici, quindi lavorano bene, snodano bene e gli si può dare la forma che uno vuole. Così si impazzisce meno a piegare i link, sono già piegati e soprattutto nei colpi, che un link piegato ha un po' più debolezza perché dove la piega se prendete un colpo, specialmente se cascate così, che capita, ma tende a andare a accentuare la piega. Così diciamo è fresato, già piegato e quindi è una cosa bella compatta, poi un bello spessore. Io soprattutto l'ho fatto 3,5 così occhio sembra. Particolare. Il motivo è soprattutto che così i link vengono identici. Perfetti. Sì. Si pensa alla CNC a fare il disegno buono. Il discorso è più che altro per quello, perché chiaramente ci vorrebbero dei link fatti come questi che ha fatto sopra Mattia, ma farli precisi, perfetti non è facilissimo e in più sarebbero ancora meglio fatti più grossi ed è abbastanza complicato farli. La stessa piega. In più questo qui ha un vantaggio e uno svantaggio, nel senso che non si piegano e quindi rimane sempre dritto l'albero. L'unico svantaggio è che si potrebbe rompere, però nel momento che tu usi lo scaler sei sicuro che il ponte è dritto. Se si rompe chiaramente si rompe, però ancora non si sono rotti. No, quindi non si sono rotti, ma non si piegano. Tu non ti capita di avere la macchina col ponte storto perché uno si è piegato la curva, e io l'ho fatto per quei due motivi lì. Beh, un vantaggio anche che non c'è il filetto nell'uniball, che se proprio capita una sfiga si può sfilettare la plastica, sì. Magari perché l'avete avvitato poco, magari avete riciclato degli uniball vecchi. Le rotture sono uguali ai link in metallo, esatto. Il vantaggio è che non piegandosi rimane sempre stabile, esatto. La sospensione. Oggi ho dato dei bei crisp, ovviamente non vedrete nei video perché come insegna la televisione le parti marce vengono scartate, però abbiamo dato dei bei crisp, la macchina è sana, compresa la carrozzeria, quindi direi che siamo a posto. Poi c'è questa nuova soluzione di colonnine regolabili che sono molto comode, a parte che sono di materiale gommoso, poi abbiamo una ghiera che ci fa l'altezza
vedete, ha una filettatura tipo gli assi dei torni a passo largo, molto grosso, quindi come si gira poco lei sale molto, e poi si mette sopra la carrozzeria con altre 3 rondelline filettatine e non abbiamo problemi che saltano via le clip. Il sottoscritto ha mandato a puttane molte gare per le clip che volavano via, e quindi questa qui mi sembra la soluzione ideale. Il sistema sterzo è un'idea di Dave. C'è un rinvio in carbonio su doppio cuscinetto flangiato, il servo tutto basso è messo parallelo al ponte, vedete? Lavora bene, massima sterzata, ovviamente qua un po' di slimacchiamenti per far sterzare di più i ponti, quelli li facciamo sempre. Adesso questo ce l'abbiamo in configurazione molto bassa, con molle dentro, un piccolo gommino che attutisce un po' i colpi quando scendete giù dagli ostacoli, e dietro i classici ammortizzatori, rigorosamente cinesi perché la roba di marca non ci piace. Comunque fondamentalmente l'idea che è venuta fuori da questo telaio qui è il discorso di avere molte escursioni, cioè molto luce sotto, cioè una mano intera, ma luce sotto, avendo tutto il gruppo trasmissione in avanti per avere già i pesi in avanti senza dover aggiungere dell'altro peso. Giusto per mettere alla mano abbiamo tra 5,5 e 6 subito dietro la ruota, e poi va a salire, sale fino all'infinito, 10,5 fino a 10,5. Quindi, come dicevamo prima, qui una volta che si scavalca, poi vedrete anche nei video, problemi zero, perché una volta che passa la ruota davanti è tutto libero. Anzi, bisogna stare attenti che se eravate abituati a dargli il colpetto, qui non serve perché scende già da solo, e quindi dovete essere pronti a dare un pelo di gas per fare la discesa. Qui vediamo quello di Marco, ha un assetto un po' diverso, una trasmissione diversa, ma il discorso più o meno è sempre quello. Sì, in questo qui, in quello di Mattia e nel mio, la trasmissione è quella integrata che faccio io. Qui invece ha messo una trasmissione diversa, ma si può fare. Custom, trasmissione custom. Esatto. Elettronica Rino, che ci stiamo trovando molto bene. Adesso io ho prezzi contenuti. Furitech, ma è uguale. Qui abbiamo il Furitech, ogni tanto chiedono come vanno, questa roba nuova. Furitech va molto bene, idem il Rino, piccolino con i suoi dissipatori. Poi Marchigno è una figalessa, ha stagnato direttamente i fili sulla scheda perché così non ha giunture. Da buon touringaro. Quello purtroppo è proprio da touring. Questo è proprio da touring, roba, i vizi del touring. Sì, io invece gli ho fatto i giunti col termoretraibile e gas. Voi parlate male dei touringari, ma voi siete peggio dei touringari. Qualcosa abbiamo imparato dai touringari. Bene ragazzi, io vi lascerei alle immagini, che sono meglio di tante parole. A parte gli scherzi, sono andati molto bene. Nonostante io ho provato un passo molto corto, 30,8, e ho aggiunto i pesini dietro che poi adesso glieli farò meglio, e penso che lo lascerò così corto. Marco è una via di mezzo e Marco è una via di mezzo e io sono lungo come un autobus. Tu invece è lungo 32, hai detto? 32 differenze. Siamo lì, vedete, lui ha un ditino in più e qua 2 ditine in più quasi. Io sono lungo. Abbiamo visto un po' di differenze in discesa, che tende ad alzare un po' il culo il passo corto, però già con i pesi è migliorato parecchio, quindi io lo terrò corto, così ti piace di mi più. Butto sull'agilità. A me piace lungo. Esatto, a loro piace lungo se lo tengono lungo. Ragazzi, ci vediamo col prossimo video, speriamo che vi sia piaciuto, che è un po' che eravamo un po' arrugginiti, un bel po' anche sui video. Speriamo che siamo rimasti dei buoni attori come i vecchi tempi. È sempre meglio d'estate fare i video. Sì, è sempre meglio d'estate perché così potete vedere un po' di pelo sul petto, siamo anche più sciolti. in canottiera, i riccioli di pelo nel culo, adesso ci sono tutti coperti, tutti imbragati. Ciao ragazzi! Ciao ciao! Ci vediamo a Verona! Salutati! Checco, Danilo, collaboratori del Blocca Tutto, piloti, pubblico non pagante. e li potrete vedere in azione a Verona. Salutati, dove io per l'occasione tornerò con rigido. Io per l'occasione torno con rigido a Verona, perché l'amore nel rigido è rimasto. E chi la dà la macchina? L'anno scorso 3 podi, 3 rigidi, i primi 3, tutti e 3 rigidi, quindi tanta roba. Io, Dave, no, Lollo, io e Dave, una roba del genere. E la macchina chi la dai da frasare? La macchina a Verona la portiamo, ci facciamo fare la gara a Danilo e
E Dave e Mazzocca si stavano dimenticando. Dave gli dia la macchina nuova così non si lamenta. Carrozzeria nuova, tutto nuovo. Dave, Ciao ragazzi, ciao. seguite il blocca tutto, che spacca di brutto. Yeah! No, ce l'hai un calibro. Quant'è che è arrivato qua? Ce l'hai un calibro di precisione. Allora, eravamo qui quando ero giovane, forse è calato un centimetro, dai.